Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele. Oggi proveremo a smontare, proveremo perché vedremo di non farne due da una, la SA modello 1911 completamente in metallo lucido, dicono acciaio ma probabilmente ovviamente non sarà acciaio, ma comunque è veramente molto bella, l'avete già vista per chi mi segue la recensione di quest'arma, della Swiss Arm, una pistola a CO2 calibro 4,5, potete trovare tutto scritto qui, e come vi ho appena detto, a differenza dell'altra volta, oggi andremo a smontarla e vediamo se riusciamo poi a rimontarla. Allora, la pistola è di un mio carissimo amico che si chiama Daniele, che mi ha permesso appunto di smontarla, poi dovrò ingrassarla, ma non lo farò qui, la rimonterò e poi la rismonterò di nuovo perché diversamente rischierei di sporcare tutto, seppur metto sotto la carta tutto il fondo di questo cubo box e vorrei evitare di fare danno, quindi la farò poi in seconda sede l'ingrassatura e l'oliatura interna della pistola. Allora ragazzi, prima cosa sfidiamo il caricatore e questo lo mettiamo qua. Ok, poi vediamo se riesco a alzare un po' il cavalletto del telefonino così posso avvicinarmi di più. Scusate ragazzi, un attimo solo. Ecco qua. Allora andiamo a vedere, premiamo su questo pulsante, facciamo girare questo in questa maniera, di qua no perché si blocca prima, allora è di qua. Oh là. No, allora è di qua, eccolo qua, perfetto. Sfidiamo il primo pezzo, questo qui, vedete questa scanalatura qui, ma ve l'ho già fatto vedere nel primo filmato. Adesso procediamo allo smontaggio, diciamo quasi completo, facendo eccezione su un punto che vi farò vedere dopo, che è la meccanica interna degli scatti all'interno, ma lo vedremo dopo. Allora tiriamo indietro questo, ok, facciamo arretrare questo carrello così, facciamo arrivare qui a questo punto come vi avevo fatto vedere l'altra volta, che avevo fatto il montaggio diciamo parziale, e tiriamo avanti premendo qua dietro questo e lo sfiliamo. Ok, adesso facciamo questo, lo mettiamo qui. Voglio cercare di non uscire dall'inquadratura come sono solito fare ragazzi, ecco, vorrei evitare questo. Allora questo lo mettiamo momentaneamente qui, andiamo a levare questo, lo sfiliamo, arretriamo indietro la molla e la facciamo uscire da questo perno, vedete, così, questo lo sfiliamo, questo succede, guardate, vi dico solo una cosa, ma ve l'avevo già detta, ma ve la dico ugualmente, vedete che si porta dietro un po' questo che ha il gommino all'interno, la canna, perché dovete bagnare ogni diciamo volta che andate a giocare, fate una cosa che serve parecchio, andate a mettere del lubrificante qui, chiaramente compatibile, questo è in plastica, che poi aveva all'interno della canna che c'è un gommino compatibile con la gomma, quindi al silicone, ragazzi, mi raccomando, non grasso qualsiasi, questo lo sfiliamo, questa metterla così o così non c'è alcuna differenza, è uguale. Ecco, questa è l'unica cosa che non vado a smontare perché bisognerebbe levare il perno e non servirebbe a niente perché all'interno c'è semplicemente una canna in ottone, la vedete? Questa qui, niente di più, ok? Perfetto, il gommino di cui vi parlavo è questo qua,
che fa da tenuta dell'aria quando il CO2 viene spinto dentro. Ok, abbiamo levato questo, anche questo sia mettere che così non fa alcuna differenza. Andiamo a mettere questi pezzi qui da parte e veniamo avanti con questo. Allora, per andare a levare questo perno qui che poi sfila la molla interna, non tenete il cane armato, perché sennò rimane la molla più compressa. Quindi, ecco fatto. Fate questo lavoro qui, poi prendete un punzone, può uscire solo da una parte, ragazzi, vedete qui c'è un foro, diciamo non è un foro, è concavo, ok? Mentre di qua no. Ecco, fate così. Ecco una cosa che è molto importante da dirvi: se lo fate uscire e poi decidete di farlo rientrare, ragazzi, di qua non entra, non fate l'errore, lo fate uscire e lo rimettete dall'altra parte, ok? Se no lo rovinate. Quindi se voglio rimetterlo io lo sfilo e lo rimetto di qua, ma se questo è arrivato a metà non fate l'errore di prendere e batterlo al contrario, ragazzi, perché non entra, lo rovinate, ok? Allora leviamo anche questo, io voglio fare le cose fatte bene, lo rimetterò poi dal lato della sicura, quindi sempre così, ok? Vedete qui abbiamo il taglio, la fresatura interna che serve a agganciarsi dentro. Poi facciamo questo lavoro qui, sfiliamo tenendo questo, vedete? Ok, stavo guardando se possiamo togliere questo ma non conviene, questo qua è semplicemente un peso per dar più peso alla pistola, perché sennò sarebbe più leggera. Parlo di questo pezzo all'interno che vedete col colore diverso. Poi andiamo a svitare con dei cacciaviti che entrino bene nelle viti senza rovinarle, ragazzi, assolutamente. Alla fine non dovrete accorgervi neanche che è stata smontata. Le guanciole sono in plastica ma sono fatte veramente bene e ve l'avevo già detto nell'altro video. Ok, mettiamo qui. Perfetto. A questo punto andiamo a smontare questo. Ok, vediamo se ce la faccio con questo. Per smontare questo, questa vite che vedete qui in realtà deve fare un quarto di giro, ragazzi, ok? Non deve essere svitata tutta, quindi fate questo lavoro qui. No, devo andare a prendere un altro cacciavite, ragazzi, un attimo che metto in pausa, Eccoci di qua, ragazzi, scusatemi. Allora, per svitare questo, che non va svitato ma ha soltanto fatto un quarto di giro, bisogna inserire il cacciavite nella fritoia, questo è di metallo, premere in giù e girare verso sinistra. Vedete? Così premo, giro verso sinistra, lascio e questo fuoriesce. Ok? Perfetto. A questo punto questo permette poi al pezzo sotto di potersi sfilare, questo qua sotto che adesso non so se riesco a farvi vedere, questa linea qui. A questo punto ok, sfiliamo questo così, aspettate un attimo che qui è andato il pezzo qua dentro, perfetto, ok. Ecco, questo deve inserirsi sempre qua dentro perché se no la sicura non può scendere, quindi ecco qua. Vado a premere, perfetto, eccolo qui. Andiamo a togliere questo, tiriamo su qua.
Attenzione quando tiriamo su questo pezzo perché c'è un pernetto che preme una molla all'interno, che non lo perdete. Fate così e tirate indietro questo. Ecco qua. Quindi sfilate questo. Questo è il pernetto che poi non vi potete sbagliare perché vedete che ha la molla inserita. L'unica cosa, ragazzi, allora, se rimane fermo qui bene, se no sfilatelo tutto e mettetelo da parte, non perdetelo, non potete sbagliarvi perché c'è l'inserimento della molla più sottile dei perni, quindi non vi potete sbagliare, quindi lo mettete qui. Eccoci qua. A questo punto sviteremo questa vite qui per liberare il pezzo qua, ok? E poi si procederà allo smontaggio del pezzo dove va appunto a scivolare il carrello sopra il castello, ok? A questo punto svitiamo questa vite a stella. Ok, sfiliamo questo. Questa è la serie di molle poi che comandano il cane, il grilletto, e questa è la spinta della molla che carica le due molle, ok? Questo poi è facile perché va inserito qua dentro, ragazzi, eh? Questo qui ricordiamoci sempre che va messo poi sopra, non fate questo errore di metterlo poi sopra così, eh? Pezzo, questo va messo qua sopra, comunque lo vedremo dopo. Ok, a questo punto dobbiamo levare questo perno qua. Ecco, questo perno qui, ragazzi, poi faticheremo un po', ma non è difficile da trovare poi. Bisogna inserirlo e farlo ruotare, perché qua abbiamo due scanalature, vedete? Non è circolare, è tagliato di qua e di qua. Però lo inserite, giocate un po' e vedete che ce la fate. Vedete che è pieno di grasso e olio, quindi non volevo macchiare per questo motivo, che poi successivamente lo rimonterò e poi la smonterò da solo per poi ringrassarla bene. Allora, abbiamo detto, adesso dobbiamo andarlo a sfilare. Procediamo anche con lo smontaggio della seconda vite qui. Diamo un altro più grosso. Ok. Perfetto. Ecco qua. Adesso, ragazzi, attenzione a una cosa, guardate bene. Quando fate questo lavoro, tenete assolutamente questo premuto. Non lasciatelo mai, ragazzi, questo pezzo. Pollice e indice. Perché? Perché qua dentro, ragazzi, se si apre questa mezzaluna qui, chiamiamola, non è una mezzaluna, ma questo inserto che va a tenere, questo è fisso qua, vedete, è un pezzo unico, questo invece è diviso e tiene tutti gli ingranaggi dentro. Ragazzi, se si apre questo è un problema poi rimettere tutto a posto dentro, è veramente un problema, quindi mi raccomando, tenete questo così. Questo è lo smontaggio completo, vedete? Mettiamo questo qua appoggiato con calma, mi raccomando, vedete, adesso vediamo se ve lo faccio vedere. Ecco, vedete? Questo tende subito ad aprirsi, guardate. Se lo lascio, vedete, sono delle molle dentro, non dovete smontarlo questo, ragazzi, salvo che non ci siano dei pezzi rotti all'interno, allora tutto cambia, ok? Tutto cambia, però insomma, se non lo sapete fare, non lo fate, eh? Allora, andiamo a vedere perché c'è un altro pezzo da togliere, che è questo qua, vedete? Questo qui lo levate spostando questa molla qua. Questo qua, vedete, la molla qui.
bisogna levarla da qua, mettete un dito sopra che non ve la perdete, ecco, vedete? Anche questa, mettere a destra o a sinistra non fa alcuna differenza poi, perché si da un lato e dall'altro, perché va bene ugualmente. E sfilate questo, che è il grilletto. Adesso vi faccio vedere una cosa, ragazzi. A molti può capitare un difetto, e l'unico che secondo me può capitarvi, a parte chiaramente la perdita di aria che si può verificare col tempo, o magari per i più sfortunati come sono stato io all'inizio, ma me l'hanno sostituito in garanzia, come vi ho detto, la perdita, lo prendo subito, di queste valvole, una e l'altra che è qua sotto, ok? Però sono cose risolvibilissime, ok ragazzi? Quello che invece vi può succedere poi, e non è difficile che questo accada dopo un uso continuo dell'arma, è che questa parte qua sotto, guardate, questa è la parte bassa, quella che scivola qua all'interno, guardate, questo è molto importante ragazzi, vedete? Questa scivola qui, si crea poi un gradino qua sotto che poi vi causa il blocco parziale del grilletto, guardate, se lo rinserisco di nuovo, ecco qua, vedete? Questo lo premete e lui va avanti e indietro, però può capitare che con l'andare del tempo questo si consumi, a me è capitato perché ve l'avevo detto. Allora, cosa dovete fare se vi si blocca il grilletto e poi dovete sparare più di una volta per far partire il colpo? Non dovete assolutamente andare ad agire sul castello, cioè vi faccio vedere. Adesso sfiliamo di nuovo questo. Vedete, questo non c'entra niente con lo smontaggio, ma ci tengo a dirvelo perché molti poi pensano che l'arma sia un'arma non valida. No, ragazzi, non è acciaio, sono materiali simili all'acciaio esteticamente, però sono di metallo e vanno bene per quello che costano, ragazzi. Però ci sono delle piccole chicche da poter risolvere, da poter adottare per risolvere in maniera definitiva il problema. Allora, non andate mai a toccare qui chiaramente a consumare se si blocca, ma fate questo. Prendete, aspettate che inquadro un po' tutto, c'è un po' di tutto qua sopra ormai, così. Allora vedete, prendete questo, la parte alta, questa è la parte che graffia sotto, vedete qua, e con una lima sottile andate a consumare questo, la punta qua la fate semplicemente un po' scivolo, poco, perché se la fate troppo poi la vedete che vi esce qua dal castello e vedete che avete toccato il cane, non è bello. La consumate appena appena qua sotto e la fate a scivolo, questa, con la lima qua sotto. Non rovinate né di qua, assolutamente, non toccate assolutamente qua, solo qui davanti. Vedrete che poi questo, il problema l'avete risolto, non avete più alcun tipo di problema. Ok ragazzi? Va bene, adesso io direi che possiamo rimontare, se ce la facciamo. Vi dico perché rimontare mentre fai un video non è una cosa semplice, perché rimontarlo senza video ci metto 5 minuti, col video magari ci metto un quarto d'ora. Vediamo un po'. Allora, inseriamo di nuovo questo. Poi andiamo a metterci la molla. La molla la inseriamo prima da questa parte, non so se si riesce a vedere, perché c'è un piccolo, guardate, c'è un piccolo pernetto qui, appena accentuato, appena accennato, però c'è. Quindi sfrutteremo quello. Andiamo a mettere così. Oh sì. Non so se faccio bene, fare meglio a mettere in pausa, a metterla e poi rimandare avanti, ma volevo farvi vedere come si mette. Allora prendiamo l'altro che è più piccolo ancora, quello lì, guardate, fate così, prendete questo cacciavite sottile, lo inserite uno qua delle feritoie della molla, ce la facciamo, così, lo mettete qui, così, e lui salta così, non va bene. Metto in pausa ragazzi, la monto, perché sennò perdo troppo tempo. Comunque, è molto semplice, so che devo inquadrare tutto e non ce la faccio. Posso mettere anche al contrario, facciamo così, va? Mettiamo questo così, inseriamola così. Oh, eccola. Perfetto, eccola qui. Guardate. Controllate semplicemente che qui sia nel perno, e lo è, e siamo a posto, ok?
l'abbiamo fatto, dai, senza la pausa. Ok ragazzi, aspettate che sposto un po' queste. Perfetto. Sì, allora, poi ho messo un attimo in pausa perché devo cercare di non fare i filmati troppo lunghi, ragazzi, perché vi voglio dire troppe cose e poi non va bene, nel senso che non va bene, poi è troppo lungo. Allora, guardate un po', ragazzi. Inseriamo questo, mi raccomando, sempre pollice e indice sopra qui e non fate aprire all'interno qui, ragazzi, assolutamente, perché sennò rimetterlo a posto è veramente problematico. Poi questo pezzo qua deve andare sopra qua, quindi lo allungate così, inserite questo qua dentro, vedete? Però attenzione, perché quando, ecco, vedete, adesso è tenuto, potrei anche lasciarlo, lo tengo di sopra, però attenzione perché questo qua, vedete, deve andare così, cioè deve andare oltre questo. Aspettate che non riesco a farvi vedere. Vedete questo pezzo? Questo è l'unico pezzo acciaio della pistola, in acciaio della pistola, questo. Il prolungamento del grilletto. Questo quando lo inserite potete fare l'errore, guardate, potete fare l'errore di metterlo all'interno così, guardate. Vedete quest'unghia qua che è andata sotto? Non deve andare sotto, deve andare sopra. Quindi tirate sull'unghia e fate scorrere questo in giù, ok? In questa maniera. Andiamo qua. Ecco, vedete? Controlliamo ed è tutto a posto. Perfetto. Sì, ok, a questo punto andiamo a mettere la nostra prima vite qua. Perfetto, e una l'abbiamo messa. Andiamo a mettere la nostra seconda vite, ma prima di mettere la vite dobbiamo mettere il perno, quello di cui vi parlavo prima. Quindi andiamo a inserire questo qua dentro e lo facciamo girare, vedete, finché lui si inserisce. Perfetto, molto semplice. Teniamo dietro e mettiamo la seconda vite che tiene fermo tutto, così siamo tranquilli, non è successo alcun danno. Danno intendevo questo qua all'interno, ragazzi, qua ci sono 4 o 5 meccanismi con 2 molle, state attenti, non lo fate. Poi, una volta fatto questo, andiamo a inserire questo. Lo facciamo semplicemente cadere all'interno così, ok? E facciamo la stessa cosa di prima. Premiamo e giriamo. E abbiamo fatto. Vedete? Perfetto. A questo punto dobbiamo fare attenzione solo a rimontare la molla, quindi abbattiamo il cane. Aspettate un attimo che faccio così perché non ci sono le spinte delle molle, quindi eccolo qua. Per abbattere il cane, ragazzi, dovete alzare questa leva qua, aspettate, questa, vedete? Questa qua, la tirate su, si vede? Questa, se no lui non va giù, dovete metterlo giù perché dovete caricare, se no avete più spinta sulla molla. Allora, poi andiamo a prendere questo, ok? Ricordatevi che questo va messo così, ok? Perfetto. Andiamo a prendere questo, lo inseriamo così, questa scanalatura, tenete fermo questo così, guarda, fermo, tenetelo sul primo pezzo centrale, così, tenete in piano, lui sta fermo, inserite questo piano piano e poi da lì non si muove più, vedete? Aspettate ragazzi, perché vedete, io guardo e esco dall'inquadratura, vi chiedo scusa, ma non è cosa semplice fare tutto bene, ecco qua. Perfetto.
A questo punto andiamo ad inserire questo, così. Allora, per inserire questo qua, questo chiaramente deve entrare nel foro, quindi non inseritelo così perché non entrerà mai. Lo fate girare finché lui entra nel foro, vedete? Ecco qua. Così abbiamo, ecco, vedete, questo poi vi può uscire lo stesso finché non mettete il pezzo, vedete? Questo può andare a destra, voi lo mettete al centro e siete a posto. Così. Scusate, così. Importante che stia fermo qui, guardate ragazzi. Qua c'è un buco, chiedo scusa, un taglio. E lui deve entrare lì dentro. Poi questo va messo al centro qua e abbassato questo. Così, ecco. A questo punto andiamo a inserire questo. Vedete qui c'è un foro, guardate. Qui c'è un foro dove chiaramente va messo il perno nero, questo. Quindi lo facciamo scorrere, c'è un binario qua, vedete queste linee e questa linea? Devono entrare qua dentro, quindi qua entra libero e poi c'è il binario che inizia. Non mi potete sbagliare. Lo guardate da sopra e lo inserite dentro così e spingete. Ok, una volta spinto lì, ricordatevi che il perno andava messo dalla parte della sicura, la parte concava, e mettete giù, vedete? A questo punto proviamo. Ci vanno anche i pezzi qua, ricordatevelo, questi. Però noi possiamo provarlo lo stesso. Vabbè, mettiamoli tanto. Potremmo provarlo lo stesso. Questo lo andiamo a inserire di nuovo qui. Perfetto. Ok. Tiriamo indietro un po' il perno perché sennò non potrà mai entrare. Così. Ecco fatto. Andiamo a vedere. Mettiamo la sicura e lui non spara. Non schiacciamo qua e lui non deve sparare. Vabbè, non deve sparare. Se non schiacciamo qua. Perfetto. Così siamo a posto. Ok. A questo punto andiamo a mettere le guanciole. Upla. Ma che cosa sto... ah sì, è giusto cosa stavo dicendo. Così. Ecco qui. Ormai siamo addirittura d'arrivo, ragazzi. Mi piace spiegare tutto. Comunque la dritta che avevo dato sul grilletto, ragazzi, è valida, è una cosa importante, mi raccomando. Quella risolvete tutto il problema di queste armi. Perché al di là, ripeto, della perdita delle guarnizioni, quelle succede, può capitare a tutte, lì risolvete il problema. Io l'ho fatto la mia e avevo sparato poi soltanto 1700 colpi, lo so perché ho preso quelle specie di bomba a mano da 1500, più ne avevo altri 200, mi è capitato, adesso è perfetta. Ok, allora a questo punto andiamo a prendere questa, la mettiamo così, questa la mettiamo così o così uguale, ricordatevelo. Stavo guardando una cosa qui, ecco, così. Se l'è accavallata la molla, attenzione se le smontate perché si intrecciano qua e non deve succedere. Così, poi inseriamo la canna, così, perfetto. Mettiamo questo e prima mettiamo questo,
così, poi inseriamo qua dentro la molla e in questo foro questo perno qui. Questa fungerebbe da asta guida molla, no? Ok, perfetto. A questo punto prendiamo questo, perfetto, questo lo tiriamo indietro, inseriamo questo così e facciamo scorrere il carrello sul castello finché questa mezzaluna non arrivi qua. Aspettate ragazzi, qui è tutto a posto, sì. Qui è tutto a posto, sì. Ah sì, l'errore che stavo facendo è questo, ragazzi. Micheluzzo. Questo lo mettiamo dopo. Ragazzi. Nessun problema, dai. Andiamo a levarlo. Questo gira solo da una parte. Eccolo qua. Andiamo a levare questo. Perfetto. Basta questo qui. Micheluzzo sta invecchiando. Ecco qua, perfetto. Inseriamo questa qui, vedete? Quando arrivo alla mezzaluna, fermo qui, avvicino questo qua sopra. Ecco ragazzi, quando fate questo, non fate questo errore di schiacciarlo da qui in avanti, perché lo rigate con questo pezzo qui, rigate qua sotto. Invece voi lo inserite già diritto, cioè con questo pezzo che già entri nel foro, ok? Vedete? E una volta lì premete. Ecco fatto. E poi fate quello che avrei dovuto fare adesso e non prima come ho fatto. Ok? Perfetto. Allora. Perfetto. Abbiamo un po' d'aria forse nel serbatoio, proviamo a vedere, ma insomma penso che sia tutto a posto. Tiriamo su questo così lui scende bene. Ok? La canna è vuota, aspettate, se no mi buco il cubo box, no? Sì, è vuota, perfetto, qui pallini non ce n'è. Avete idea, se io premo adesso mi buca il cubo box, ho fatto il guadagno della giornata. Ok, ecco qua. Se tengo qua, sì, perfetto. Però c'è qualcosa che non mi convince, ragazzi. Un attimo solo, Allora, ragazzi, vi devo far vedere cosa è caduto. E questo è soltanto accaduto per il fatto che non è lubrificata e completamente asciutta la pistola, perché sennò non sarebbe accaduto. Perché infatti ha sparato bene, ma poi non è più tornato indietro il carrello. Avete visto? Guardate cosa è successo. Guardate. C'è stata la molla che si è bloccata perché è completamente asciutta quest'arma. Vedete? Non ha potuto tornare indietro. Quindi adesso la rimonto, poi la smonto e la lubrifico come va lubrificata. Vedete, completamente asciutta. È molto importante, ragazzi, lubrificare. È molto importante perché oltre a preservare i gommini, chiaramente che sono in gomma, tipo IOR, permettete alla pistola di lavorare bene. Ok, ragazzi? Allora, ma infatti ho detto, ma cosa è successo? Perfetto. Andiamo a rimettere tutto. È ovvio che l'olio aiuta tutto a scorrere meglio, no? Ok, andiamo a rifare. Ho messo in pausa un attimo perché ho dovuto capire, perché ho detto quando ritorna il castello c'è la molla che si è bloccata. Ok, perfetto. Arriviamo sempre qui, stesso discorso. Andiamo diritti sulla mezzaluna e siamo a posto. E poi andiamo a reinserire
inserire questo. Ok. Ok ragazzi, io la smonto adesso di nuovo, finisco qua il filmato, la pistola è montata correttamente, funziona tutto, però vado a smontarla per lubrificarla bene, così sono tranquillo, così come ho fatto anche con la mia, quella nera, che potete andare a trovare sui video. Va bene ragazzi, grazie a Daniele per avermi permesso di smontarla. Adesso, come promesso, che mi è stato appunto chiesto da lui, la pistola la vado a ingrassare tutta con calma e tranquillità, e così non abbiamo nessun tipo di problemi. Ok ragazzi, mi raccomando, abbiate cura di queste repliche, perché è importante, è come il motore di una macchina, insomma, certamente non così complesso, ma insomma, anche lì se manca l'olio, ciao, ragazzi. Va bene, grazie, un saluto a tutti da Michele. Mi raccomando ragazzi, se avete piacere iscrivetevi al mio canale, troverete una playlist con qualche cosa, con qualche video che cercherò sempre più di diciamo arricchire compatibilmente con le possibilità economiche ragazzi, perché insomma vorrei poter fare tanti di quei video e acquistare tante di quelle cose, e chi non le vorrebbe acquistare ragazzi, quelle che ci piacciono, però dai, va bene così ragazzi. Un abbraccio a tutti, a voi e ai vostri cari più cari, e mi raccomando, se avete piacere di sostenere questo mio nuovo progetto, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, ciao a tutti, alla prossima da Michele, ciao!